Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come modellare all'interno di Grasshopper le strutture reticolari o banalmente conosciute come strutture lattice o lattice structure. Questo utilizzando i blocchetti di base e poi muovendoci su blocchetti di plugin che permettono la modellazione delle lattice in maniera più conveniente e migliore. In particolare vi mostrerò come creare la struttura scheletrica, la topologia e quindi poi fare quella che è la generazione dello spessore della mia lattice, chiamato anche thickening. Questo lo vedremo per le strutture fatte da beam, quindi da travi, e per le strutture formate invece da celle con superficie conosciute anche come shell. Un esempio di shell structure potrebbe essere la struttura a giroide sulla quale faremo questi esempi. Bene, iniziamo. Questo tutorial è indicato per chi sa già usare Grasshopper, perché non mi soffermerò sui comandi, sulle scorciatoie, ma vi mostrerò tutto in maniera abbastanza veloce. Allora, iniziamo subito, vi mostrerò il modo più semplice per fare quella che è la struttura di base di una lattice, utilizzando i blocchetti di base. Il metodo più semplice è sicuramente utilizzare il comando move, quello che potrebbe venire in mente. Quindi l'idea principale è: genero la mia cella unitaria di una determinata dimensione, con determinate caratteristiche, e poi la muovo nello spazio per creare la mia lattice complessiva. Quindi mi serve il comando move e mi servirà la struttura della mia cella unitaria, che sarà formata in questo caso da curve che rappresentano le mie beam. Il metodo più semplice è disegnarla in Rhino, quindi banalmente disegno un cubo, sono in modalità wireframe, e collego quelle che sono i miei vertici, quindi creo una struttura a corpo centrato. Ok, ho creato le mie linee o le mie curve, nascondo per semplicità il cubo che contiene le mie curve e le associo al blocchetto. Una volta fatto ciò ho le mie curve e il comando move, che ci chiede che geometria spostare nello spazio, le curve, e dove muoverla, quindi un vettore. In particolare in questo caso, siccome voglio fare un array, voglio fare, vedete che l'ha già spostato verso z, siccome voglio fare un lattice in 3 dimensioni, ho bisogno di un vettore, di tanti vettori con diverse coordinate. Per fare ciò devo creare un vettore, un blocchetto vettore. Ok, adesso questi input sono vuoti e quello che voglio creare è una serie di vettori. Quindi uso il comando serie. Creerò una serie di vettori in x, una serie di vettori in y e una serie di vettori in z. Allora, il comando serie si compone di first number of the series e lo step. In questo caso sarà la mia dimensione della cella, che deve corrispondere alla mia dimensione reale della cella, e il numero di ripetizioni della mia cella. Mettiamo 4 per semplicità. E mettiamo che voglio lo stesso numero di ripetizioni in tutte le direzioni. Da qui ho una serie di numeri e non ho ancora un vettore, non ho ancora dei vettori, e se io mettessi come input questi numeri non otterrei tutte le combinazioni possibili a riempire il mio spazio, ma per fare tutte le combinazioni possibili devo utilizzare il comando cross reference. Quindi inserisco i miei numeri all'interno della cross reference e otterrò tutte le combinazioni.
per un totale di 64 vettori. Allora, questo è il risultato che vedete perché semplicemente le liste che mi arrivano all'interno del blocchetto hanno sono diverse, ecco, di livello. Quello che devo fare è graftare la lista in entrata delle curve, così tutte le curve vengono mosse da tutti i vettori. Questo è il primo metodo e questa è la mia struttura finale. Se modifico il numero di valori ottengo una struttura che si adatta e diventa una struttura all'interno del cubo perché si muove di una cella in più in ogni direzione. Ok, andiamo avanti col secondo metodo. Mi copio le curve e quello che utilizzerò è sempre un blocchetto di base di Grasshopper, in questo caso si chiama array, box array. Box array funziona in maniera simile. Chiaramente mi chiede una geometria da replicare nello spazio, le mie curve. Mi chiede un box array cell, che non è altro che la dimensione entro la quale verrà ripetuta la mia cella. In questo caso vedete che il mio box di ripetizione è questo verde che vedete, quindi la cella viene ripetuta in x, y, z a queste distanze qui. Quello che voglio fare io è che in realtà voglio una cella attaccata all'altra e quindi quello che voglio fare è generare un box che corrisponda alla grandezza della mia cella, quindi il comando più semplice da utilizzare è la bounding box. Siccome ho diverse curve, faccio l'union box e lo metto all'interno dell'input. Poi mi chiede il numero di ripetizioni. Per replicare il risultato precedente utilizzo il numero 4 e vedete che il risultato finale corrisponde a quello precedente e in un blocchetto dire abbiamo fatto anche questo secondo metodo. Il terzo metodo invece utilizza un plugin all'interno di Grasshopper che può essere scaricato da Food4Rhino ed è Intralattice. È comodo perché non ha altra utilità che fare strutture reticolari. Allora, in particolare quello che ha di buono Intralattice è che contiene anche un database di celle preimpostate, quindi quello che faccio è prendere già i blocchetti, che sono due in questo caso, con un selettore e un blocchetto proprietario che ha un numero diverso di celle, vedete, già in memoria. Il secondo comando per replicare i metodi precedenti è box array, basics box anzi. Vedete che ci chiede la topologia, e banalmente collego la mia topologia, cell size, dimensione della cella in tutte le direzioni e il numero di ripetizioni. Per replicare, ripeto, il risultato precedente, basta che metto 1. Questo non è altro che una scalatura e questo è il numero di ripetizioni, metto 4 e vedrete che il risultato corrisponde a quello precedente se scelgo la cella corretta. Eccolo qua. Vedete che ha diversi database, quindi posso cambiare velocemente il tipo di cella e il risultato viene velocemente computato. Ma torniamo alla nostra cella. Il risultato è identico. Un altro plugin che fa la stessa cosa ed è pensato per lavorare con le strutture lattice è Crystallon. Anche questo è scaricabile dal Food4Rhino ed è costruito utilizzando blocchetti base, quindi praticamente sono tutti cluster. Anche qui l'idea è sempre la stessa, quindi genero la mia cella base e la ripeto nello spazio. A differenza però degli altri metodi, quello che fa Crystallon è volere in input una geometria già presente
da poter suddividere in sottospazi, in piccoli box che conterranno la mia cella. Questa operazione si chiama voxelizzazione, è una discretizzazione dello spazio. Quindi, replicando il metodo precedente, quello che voglio fare è selezionare la cella, che trovo qui, quindi cell selector. Anche qui ho un database di celle. Devo associarci questo blocchetto qua per poter rendere utilizzabile la cella. Vedete che è comparsa. E come vi dicevo mi serve una geometria di partenza dalla quale partire e utilizzare il comando di voxelizzazione, di suddivisione dello spazio. Quello che utilizziamo noi adesso, il più conveniente, il più semplice da usare, è questo, che mi chiede una geometria da suddividere. Bene, per replicare i risultati precedenti, la mia geometria, quindi la mia lattice finale, occuperà 4 mm per 4 mm in questo caso, quindi costruirò un box per replicare i risultati precedenti di 4x4. Ok, richiamo la mia box come vrep all'interno di Grasshopper, gli do un piano dal quale partire. Nel momento che sono cluster ha bisogno quasi sempre di tutti gli input occupati. La voxel size è la mia dimensione di voxelizzazione, come discretizzo, quindi è la dimensione della cella, che sarà 1. Ok? E poi mi chiede se fill completely, se riempire completamente, perché a volte può succedere che in base alla geometria che gli do in partenza l'operazione non venga a buon fine se cambio la booleana, se non cambio questa booleana. In realtà mi sembra perfettamente riuscita, però vedete che c'è un problema. Non tanto in quanto suddivisione, ma ottengo una cella in più in tutte le direzioni, perché banalmente il cristallo lavora sul centro della cella. Quindi la soluzione più semplice è creare un box 3x3 anziché 4x4 e associare questo box. Vedete che ottengo adesso una ripetizione di 4x4. Bene, adesso ho la cella base, il numero di spazi da riempire, mi serve il cubetto e il blocchetto per riempire questi spazi, che è semplicemente questo. U con U, V con V e ottengo il risultato finale. Nascondiamo questo qua e ho la mia struttura cellulare. Bene, detto questo, noi abbiamo finito la parte di modellazione della topologia della struttura lattice fatta di BIM. Muoviamoci su la fase di thickening, di generazione della forma intorno a questa curva, intorno alle curve. Banalmente voglio creare una struttura che sia poi realizzabile per la stampa, quindi dovrò dargli una certa di raggio, creare una superficie o una mesh o una serie di intorno a queste curve. Il metodo più semplice, ma non computazionalmente più adeguato, e anche forse per modellare in maniera opportuna, è usare il comando pipe. Pipe è un comando base di Grasshopper che mi chiede delle curve, un raggio e come chiudere i cilindri e i cavi che fa, queste superfici cilindriche che fa intorno alle curve. Quindi vediamo prima un raggio che sarà uniforme in tutte le BIM e gli diamo le curve, per esempio queste. Le mettiamo nella stessa lista e vedete che ho ottenuto la mia struttura
il mio modello. Ok, non è chiuso, vedete che ha le superfici aperte. Chiudiamola in maniera tonda, però il problema di questa soluzione è che da qui escono tutte, come dire, dirette, non connesse, non collegate, quindi l'operazione da fare successivamente sarebbe usare un'operazione booleana di unione, che non farò perché è dispendiosa in termini di tempo, anche per una lattice così poco complessa, però sappiate che basta collegare questo con questo e lui tenterà di fare un'unione booleana sperando che venga. Bene, questa è la prima, il nostro primo metodo. Scusate. Il secondo metodo utilizza il comando chiamato multiply, che è un blocchetto che si trova in Rhino 7, già all'interno di Rhino 7. Ok, qui ha diversi input, ma quello che ci interessa più è la node size, che è banalmente quanto grande è la nostra beam, il raggio, 0,1. E le curve. Vedete che il risultato è istantaneo. E il risultato sembra molto simile a quello precedente, se non altro in termini visivi, ma questa, a differenza di quella precedente, è una sub. Cosa si può dire? Non è cappata. Ok, prendiamola simile a quella dell'altra volta, quindi round. C'è qualche problema di unione, ma si risolve flattenando, buttando tutte nella stessa linea, nella stessa lista, e vedete che le varie subdate si uniscono. E un altro problema è ai nodi. Questo è banalmente legato a come ho costruito la mia cella di partenza, che non è suddivisa in 8 porzioni, ma in 4, cioè formata da 4 linee. Per avere il nodo connesso basterà dividere queste linee utilizzando il centro. Quindi questa è una soluzione valida per questa cella. Quindi curve 2, e una volta che ho ottenuto i punti, polyline, unisco i punti e gli do le mie curve. Vedete che ora, se mi metto anche un po' in prospettiva, il nodo è connesso. Questa poteva anche essere, insomma, se parto quindi con una cella già suddivisa in più parti, come quella che viene fuori da qui, ho lo stesso risultato, perché la cella di base è formata da 8 curve, anziché 4, 8 linee. Ok, questo era il secondo metodo. Terzo metodo utilizza Intralattice ancora, visto che è un plugin pensato per fare lattice, ha anche il comando per generare la superficie intorno alle mie beam, ed è mesh. In questo caso il risultato sarà una mesh. Quindi prima abbiamo una B-rep, una subd, e qui abbiamo una mesh. Qui ci chiede le strats che banalmente sono le nostre curve. Collego un input qualsiasi. Anche qui in realtà è migliore che sia già diviso al nodo, che la curva sia, quindi preferisco quello che mi esce da quello di Intralattice, altrimenti dovrei utilizzare lo stesso
accorgimento precedenti, in modo tale che al nodo la mesh sia unita. Per il raggio metto il solito valore e vedete che la generazione della mesh è istantanea. Ok, vedete che è abbastanza coarse, che è abbastanza bruttina come mesh, cioè è bella perché è organizzata bene con questi triangoli, ma non è smooth, non è abbastanza smooth da vedere. Quindi un'operazione che si può fare, che vi mostro, è quello, come si dice, smuttare, quindi suddividere, utilizzare degli argomenti di suddivisione della mesh che generi una mesh migliore in termini di rugosità e di numero di facce e suddivisione delle facce. Quella che mi viene in mente è un'operazione molto semplice, se avete già Weaverbird installato, che è un altro plugin ma dovrebbe essere installato con Rhino 7. Nel momento che da qui ho una mesh triangolare, posso utilizzare una suddivisione di tipo loop che lavora su facce triangolari e collettere quella che è la mesh in uscita con la mia mesh, con il mio blocchetto e lavorare sui livelli di suddivisione, sul numero di step che fa sulla suddivisione. E vedete che, come dire, la soluzione è già molto accettabile, già molto meglio di quella precedente. Questo era un altro metodo. Bene, un metodo che in realtà a me piace di più è quello che usa un altro plugin che si chiama Dendro. Dendro è basato su una libreria che lavora su voxel, su volumi praticamente, su quelle che vengono chiamate le sign distance function. La libreria è OpenQDB ed è già applicata anche in diversi altri software e rende l'operazione di generazione, come dire, di lavoro, delle operazioni che si fanno su volumi più veloci, banalmente più veloci. Quello che fa non è altro che suddividere lo spazio per conto suo, diciamo. Suddivide lo spazio in voxel e a questi voxel associa un valore che è relativo alla distanza da una, per esempio, entità geometrica. In questo caso le mie entità geometriche saranno le curve della mia lattice. Quindi, cosa mi serve? Mi servono le curve, mi servono dei settings per definire la mia discretizzazione dello spazio, per quindi poi magari generare la mesh. Allora, curve. Dendro non è molto schizzinoso, prende tutte le curve e unisce banalmente, perché lavora sulle distanze. Il raggio e dei settings. Ok, come di solito può dare un errore se, anzi me lo dirà anche qua, eccolo qua, l'errore è che il voxel deve essere almeno 3 volte più piccolo del mio raggio in questo caso, quindi altrimenti non si appresta, non si crea nessun tipo di volume perché non riesce a calcolare la distanza. 0,03, anche 2, e vedete che la creazione del volume è istantanea. Banalmente quello che posso fare è rendere flat queste curve così da unire tutto. Se io lavoro sulla voxel size, che non è nient'altro che la risoluzione, quindi la suddivisione e la discretizzazione del mio spazio, che non è visibile chiaramente, ma che opera all'interno dell'algoritmo, opero sulla mia mesh finale, sul volume, anzi in questo caso sul volume, sulla smoothing del mio volume finale, perché alla mesh non faccio nient'altro che collegare il mio volume sulla mesh, collegare gli stessi settings se voglio gli stessi settings, e così appresto anche le facce come stanno venendo
vedete che è leggermente diverso dalle facce che avevo precedentemente, un po' più, sembrano più disordinate, ma non è nient'altro che un algoritmo di marching cubes che intersega, che crea la mesh finale. Quindi questa è la mesh. Ok, Dendro comunque secondo me è una delle soluzioni migliori perché è abbastanza veloce e crea comunque una buona mesh. Un altro plugin che lavora nello stesso modo ma è un po' più macchinoso è Cocoon. Cocoon avrà sempre, perché è basato su un'altra libreria, penso proprietaria, non lo so, anche qui ha bisogno di una entità geometrica in entrata. Il raggio che voglio dargli è lui utilizza una sorta di strength, mi forza una carica. Dopo questo utilizza un marching cubes per creare la mesh finale. Quindi cosa gli devo dare? Gli devo dare le mie curve, diamogli le stesse curve, le mie lattice, un raggio, punto 1, e una strength, 10, può essere un buon valore, non questo. Ok, invece nel secondo blocchetto, che è generato di mesh, mi chiedono ISO value, lo chiedevo anche dentro, ma va bene il valore già impostato per dentro. Mi chiede cell size, quindi grandezza del mio box, e gli serve una boolean per eseguire il comando. Ok, allora adesso vi mostro come avviene la soluzione, però state attenti che non sempre si ottiene qualcosa e molto spesso mi capita che o ci mette molto tempo o non capisco se sia crashato, quindi evito di usare Cocoon per questo motivo principalmente. Diamogli true e vediamo cosa riesce a fare. Ok. Ok, allora, il problema è non tanto nel ISO value quanto nella cell size. Mi sono dimenticato uno 0. Eccola là. Alla fine è venuto 0,1, ma capite quale può essere il risultato di Cocoon. Ok, si è sbloccato, vedete la mesh finale. Allora, per risolvere questo problema la soluzione è banalmente solo una, quindi aumentare la mia cell size, cioè diminuire la cell size, però questo va a influire in termini computazionali sul risultato. Cioè, come dicevo prima, o mi crasha o non capisco se sta funzionando, quindi Cocoon prendetelo con le pinze, preferitegli dentro. Ok, questi erano alcuni metodi per generare la forma intorno alla vostra lattice. Adesso quello che voglio fare è mostrarvi un metodo per non utilizzare le lattice basate su Beam, ma passare a quelle che sono le lattice basate su Shell. Allora, i metodi sono esattamente gli stessi, quello che cambia sono, non avrò curve in entrata, ma avrò delle superfici o delle mesh, in particolare l'utilizzo delle mesh, per diversi motivi, vi mostrerò anzi l'utilizzo di una mesh, e come fare poi il processo di thickening.
Ok, vi mostrerò la soluzione più semplice che si può utilizzare. Allora, partiamo di nuovo dai nostri metodi precedentemente definiti. Abbiamo delle curve, ok? Allora, io adesso vi mostrerò come modellare una struttura giroide basata su mesh. Allora, per fare questo, scusate un momento, ma devo prendere il giroide che mi viene fuori da qua. Ok, quindi utilizzando il plugin di Cristallo, ho tra i vari del database la cella base giroide fatta da mesh. Cosa ho fatto? Ho semplicemente fatto il bake di questa cella e me la sono portata in Rhino, perché come vi dicevo precedentemente voglio una cella che sia grande 1 per 1 per 1 mm. Quindi la prima cosa che faccio è un'operazione di base, muovo, me la porto in una configurazione conosciuta e la scalo. Ok, adesso ho una cella di base giroide, vedete, grande 1 mm per 1 mm per 1 mm. Piano basta su stufo. Quindi vado a recuperare quella che è la mia mesh giroide. Ok? Eccola lì. Banalmente ho già impostato tutto, quindi quello che faccio in questo caso è, utilizzando il primo metodo, basta che sostituisco nella mia comando move e vedete che se guardo la preview ho la mia lattice, ok? È fatta da mesh planari, nel senso non hanno una thickness, e questo è il secondo step da fare come prima. Quindi questo è il primo metodo. Il secondo metodo, copio la mesh, la butto dentro, che qui vedete che il risultato è identico. Un po' più complicato è per Intralattice, perché non posso fare questo tipo di operazione, e quindi non posso usarla in Intralattice. Posso usarla invece con Cristallo. Cosa faccio? È più semplice per Cristallo copiare che copi queste cose. Perché? Perché Cristallo lavora in maniera diversa per le celle basate su Vim e per le celle basate su Shell. Non tanto nella parte sottostante, che rimane invariata, ma per la parte soprastante. Andiamo a vedere cosa cambia. Allora, dovrò scegliere un shell fill che andrà a sostituire questo. Scusate, vi ho detto la parte soprastante, in realtà questo resta invariato, quello che cambia è il blocchetto di riempimento. E vedete che adesso non mi dà più errore come stava dando precedentemente, anche perché, scusate, non ho ancora cambiato qui, però nel momento in cui vado a selezionare dove c'è scritto shell, una shell, per esempio il giroide,
Ah, cioè, chiaro, non ho ancora il risultato perché come vi dicevo prima mi serve una tolerance. Cioè mi serve riempire tutti gli input, in questo caso una tolerance, che non è nient'altro che la tolleranza tra le mie varie celle unitarie tra una e l'altra, perché affinché lui capisca che numero utilizzare per unirli. Ok, ho una mesh finale unita, bellissima, e il risultato è identico a quello precedente, a quelli precedenti. Bene, adesso vedete che anche se vi ho parlato di cella giroide, quella che vedete lì è una cella giroide formata da facce molto grandi e la cella giroide non è quella che avete in mente voi per chi ha già conoscenza, ma è molto poco definita. Quindi per trasformarla in una cella giroide, quello che si fa, in questo caso, ed è un metodo che viene utilizzato, è suddividerla, quindi utilizzare un algoritmo di suddivisione, non questo, uno simile o anche quello, in modo tale da ottenere la mia cella, la mia forma reale. Questo perché? Perché in realtà il giroide è una forma particolare, è una TPMS, quindi la sua curvatura ha determinate proprietà e posso trovare la mia cella reale giroide operando con suddivisioni della mesh in questo caso. Quindi più suddivido, più mi avvicinerò alla forma reale del giroide, che in realtà è definito anche tramite una funzione matematica. Quindi potrei modellarlo, come vi farò vedere dopo, anche utilizzando una funzione matematica. Ok, spostiamo tutto un po' più in là, questa parte qui, e inseriamo qui in mezzo alcune operazioni per ottenere il mio giroide. Allora, presupponendo che tutti i risultati siano uguali, c'è una mesh. Allora, il risultato, quello che si fa in maniera classica, per esempio da qui o da qui, è ottenere una mesh che sia unita. E da qui ho una serie di mesh che non sono unite. Voglio ottenere una mesh unita. L'operazione più veloce è usare i comandi all'interno di Weaverbird, per esempio il comando join mesh, quello che faccio è join mesh, se volete la weldate e otterrete una mesh unita. Stessa cosa se operate nell'altra maniera. Bene, questo perché se io facessi l'operazione di suddivisione, in questo caso col cat questo perché le facce sono quadrate, quelle di partenza sono facce quadrate, non otterrei il risultato sperato. Però se opero su una mesh unita ho una suddivisione uniforme. Ok, fatto ciò, vedete che l'algoritmo lavora su livelli, quindi posso modificare il livello di suddivisione da 0 fino a 3. In realtà posso operare anche ancora di più, però ne va a discapito dei termini computazionali. Potrebbe essere conveniente utilizzare il comando align vertices per migliorare l'allineamento dei vertici tra le singole celle unitarie della mesh. Anzi, ve lo consiglio. Ok, se utilizzassi questo comando sulla forma di cristallo
cioè sulla shape di cristallo non dovrebbe, basterebbe utilizzare credo Catmull Clark, perché è già unita. Vediamo. Esatto, non c'è nessun problema. È spostata, allora. Ok, quindi continuiamo a lavorare sulla mesh di partenza, che è quella metodo classico, e vi mostro come fare il ticketing di questa cosa. L'operazione più semplice che vi consiglio è utilizzare Weaver Ticket. Lui vuole una mesh, una distanza, e ti dice indicare che tipo di offset, come viene calcolato l'offset dalla superficie iniziale. Allora, quello che facciamo è diminuire il numero di, anzi, riordinare le operazioni. Perché di solito quello che si fa è ticket della mesh, distanza 0,1, e poi, come operazione successiva, fare la suddivisione in modo tale che tutto sia suddiviso. Però questo sta a voi decidere l'ordine delle operazioni per migliorare o peggiorare, no, in base a quello che volete ottenere. E vedete che avrete la vostra giroide suddivisa. Vediamo, dovrebbe esserci un altro comando, eccolo qua, che è all'interno di Pufferfish, che è quello scaricabile da Food4Rhino, che lavora in maniera simile del Ticken e fa la stessa operazione banalmente. Quindi gli do una mesh 0.1, mi chiede se voglio fare l'offset da entrambe le parti. Potrei dirgli che voglio lo stesso offset negativo, però. Eccolo lì. E create solid, ok. Fatto ciò, quello che faccio di solito quindi è collegarlo a Catmull Clark e andare a creare. Vedete che è diverso perché questo è più spesso, perché ho fatto l'offset da entrambe le parti. Questo fa l'offset solo da una parte. Dovrei fare delle operazioni supplementari per generare due offset, e quindi una mesh unica, da questo comando qui. Non ve lo mostro, però potete immaginare come fare. Quindi basterebbe usare due volte questo comando, dagli 0,1 e dall'altra parte meno 0,1. E quello che facevo io di solito è togliere la mesh nel mezzo e unire il tutto. Ok, questo era un esempio di come modellare un giroide che è una shell. Ok, adesso vi mostro dei plugin avanzati per modellare delle lattice. Il primo plugin, che si basa su distance field, anzi saranno due che si baseranno su distance field e uno su altri metodi legati ai voxel. Il primo è Jellyfish. Allora, questo
lavora similmente a Dendro, non è basato sulla stessa libreria, però anche lui ha bisogno di entità geometriche dalle quali calcolare le distanze e ci permette di fare molte più operazioni di Dendro. È un po' più complesso, computazionalmente mi sembra richiede più potenza computazionale, quindi non vi mostrerò tutto perché non credo di riuscire a stare dentro i tempi, però quello che si fa è richiamare una geometria e fare il piping, quello che è un piping implicito, e da questo puoi fare delle operazioni per unire il tutto e creare la mia lattice e quindi poi la mia mesh. Quindi creo il pipe, quindi le operazioni sono le stesse, solo che lavoro con delle funzioni basate sulla distanza. Quindi questo è un pipe, però implicito. Poi come facciamo prima, vi dicevo, gli do delle curve della mia topologia e poi faccio non più un'operazione booleana semplice, ma un'operazione booleana basata su queste implicite, in particolare una smooth così viene tutta bella. E quello che posso fare è dirvi come fare. Potrei azzardare un tentativo. Allora, 0,1 di raggio. Le mie curve. Curve. Ok, delle curve, quindi queste. Ok. 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 Questo problema avviene nella generazione della mesh, perché adesso ho creato tutti i pipe, li ho uniti e l'isosurface è una mesh. Questo, gli input sono sempre gli stessi, quindi la resolution quando suddivido lo spazio affinché lui riesca a calcolare la distanza è sempre quello, quindi devo stare attento al valore che gli do. Da una parte perché non potrei non generare niente, dall'altra perché rischio di far crashare tutto, l'iso value che voglio. Ok, salviamo. E tentiamo la sorte. Ok, vedete che il risultato è venuto ed è molto simile a quelli precedenti, perché lavora esattamente con gli stessi metodi. La mesh veramente fa schifo, quindi dovrei aumentare questo valore qua. Non faccio, però avete capito qual è il potenziale di questo plugin. Disconnetto le curve e questo è il primo ed è Jellyfish. Il secondo, un po' che a me piace leggermente di più, è Axolotl. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Lavora nello stesso identico modo, quindi su distanze, su entità basate su distanze. Quello che faccio è utilizzare già dei database già presenti, altrimenti potrei richiamare le mie curve all'interno e creare, come ho fatto precedentemente, da quelle curve la mia distanza. Utilizzo il suo database, che è contenuto all'interno di questo blocchetto, per generare la mia lattice e il mio array. Allora, sono anche qui, come dire, ho degli input, lui si crea la sua bellissima distance function e una volta fatto ciò dovrò creare, per visualizzare la mesh, cioè, generare qualcosa di tangibile. Allora, gli input, cell size 1, thickness 0.1, anzi 0.2 forse, se calcola il diametro.
cross, spero che sia quella giusta. Ecco, e lui per voxelizzare come faceva in maniera simile, ma non... No, mi sto sbagliando. Chiede un box da voxelizzare, non riesce a calcolarsi il box che contiene la geometria. Il box che voglio utilizzare è banalmente il 4x4 solito. Ok, lo richiamo all'interno di Grasshopper e mi chiede il numero di suddivisioni, chiaramente, quindi la risoluzione in tutte le direzioni, non come valore unico ma come valore in tutte le direzioni. Ce l'ha già. Cosa gli manca? Gli manca la mia distance function. Ok, 0,1, così si vede meglio. Ok, non mi sembra la cella che vogliamo, però big X, eccola lì, è questa qui. Diamogli 2, ok, eccola. E vedete che ha creato la mia lattice. Allora, c'è un problema. Lavora in questa maniera, semplicemente lui cosa fa? Genera la mesh all'interno del mio box. Quindi quelli che sono le distanze che stanno sulle facce estreme della box non vengono considerate, quindi mi crea una struttura bucata sulle facce esterne. Come posso fare per risolvere? C'è il suo comando cap, dov'è? Questo qui. Potrei dirgli ok, prova a cappare, ma non è detto che il risultato sia fenomenale. Vedete? Se io cappo non è ok, è un buon risultato, ma non è il migliore. Questa è l'unica controindicazione di questo plugin. Potrei avere dei problemi alle estremità, ecco. Ora vi faccio vedere l'ultimo plugin che lavora in maniera un po' più interessante, ed è Monolith. Eccolo qua. Anche qui questo lavora sui voxel. Allora, per lavorare ha bisogno di diversi blocchetti. Questo che mi costruisce il volume da voxelizzare, che è una box, quindi ha le stesse dimensioni cioè sullo stesso numero di voxel dei precedenti, posso generare una risoluzione simile a quella dei precedenti metodi, e ha diverse entità che io posso utilizzare per generare la mia forma. Lavora in termini volumetrici, quindi io lavoro su valori nel volume e poi li traduco in una mesh finale, se voglio una mesh, con il comando di uso superficie. Quindi, cosa si fa? Si crea la mia voxelizzazione nello spazio, si associano dei valori e da quelli si genera la mesh. Ok, siccome voglio utilizzare le mie beam, cosa gli dovrò dare? Gli dovrò dare geometria, come geometria le mie curve. Curve, eccole qua. Strength 1, decay. Benissimo. Box, la mia box va bene questa. Resolution, il solito parametro su cui vado a influire, è l'unico che modifico. Una volta fatto questo bisogna mettere insieme le due cose, quindi bisogna riempire i voxel con le informazioni che abbiamo. Si utilizza questo comando, quindi voxel, mi dice che ho due canali, va bene shape, ma anche l'altro va bene, in questo caso non mi interessa. Quindi adesso ho riempito i voxel con questi valori.
Ok, una volta che ho i voxel, voglio generare la mesh e voglio generare la mesh che viene da un determinato channel. Quindi mi serve conoscere i channel già riempiti, quindi devo utilizzare questo blocchetto, quindi metto shape. Devo riempire l'ISO-value è per esempio 0,5, in questo caso ha molta importanza altrimenti non genera niente, posso capare la mesh. Vedete che il risultato è più o meno istantaneo, dipende dalla risoluzione che gli do. Modificando l'ISO-value ottengo la mia struttura. Potrei andare a modificare la strength e contemporaneamente modificare quello che è il mio ISO-value. Tenete conto che in questo caso potrei avere degli errori sulla mesh, potrei utilizzare un valore più sensibile, potrebbe essere più un risultato migliore, però vedete che più o meno il risultato ce l'abbiamo. Ok, sfrutto questa occasione anche per mostrarvi la modellazione di shell utilizzando questi plugin che vi ho mostrato qui ultimi, in particolare Axolot e Monolith. Axolot, come per la lattice basata su BIM, ha un database anche per le lattice basate su superfici, in particolare TPMS. Quindi quello che faccio è, vedete, a destra ho diverse opzioni, diciamo il giroide perché l'abbiamo già usato. Wavelength è l'unico parametro che modifica la mia dimensione della cella. E quello che faccio non è nient'altro che sostituire questo valore in entrata con questo. Ok? Ok, e questo è un modo. Anche qui ottengo una mesh che non ha thicken, che non ha, come dire, una sua spessore. E quindi potrei andare a lavorare successivamente sullo spessore della cella, come vi ho mostrato in precedenza. Ok, con Monolith invece la maniera più semplice per modellare delle giroidi che sono basate su funzioni, anziché potrei anche prendere dentro la mia giroide di base e utilizzarla come entità geometrica, ma la via più veloce con Monolith è utilizzare le funzioni. Quindi esiste in Monolith un selettore di funzioni e le funzioni già preimpostate. Questa è la funzione giroide. Questi sono i database. Se connetto questa alla mia funzione ho diversi parametri su cui operare. Mi sembra che per far ottenere lo stesso risultato del prima, quindi con lo stesso numero di celle, sia 25 in questo caso. E il valore da utilizzare. E quello che faccio è collegarlo qui, come ho fatto prima. Mettiamo la preview e vedete che in questo caso ottengo una struttura giroide, in particolare è anche chiusa perché cap è attivato. Se mettessi cap no,
otterrei sempre una mesh sul quale poter fare poi le operazioni come al solito. Ok, questo era l'ultimo esempio che volevo farvi e adesso vi faccio un piccolo esempietto relativo al caso di strutture reticolari planari, banalmente basate su mesh superficiali che si prestano a operazioni molto più veloci che magari possono essere utili per, non lo so, per diverse applicazioni. Ecco. Il metodo più semplice è utilizzare quelli che sono gli strumenti di Weaverbird e basarsi o su curve, su linee o su mesh. Quindi per esempio se io creo un pattern esagonale che potrei utilizzare quelli che sono alcuni comandi di alcuni plugin, per esempio in questo caso Launchbox, mi chiede una surface sul quale costruire la mia struttura particolare, quindi chiaramente faccio una superficie a caso, in questo caso a regolare, richiamo la superficie intervengo sui parametri U e V per ottenere una suddivisione che mi piace di più. Vediamo. Ok, per esempio così. C'è un altro parametro che andrei a modificare, che va a modificare in questo caso la forma del mio esagono. Quando sono soddisfatto, questo mi serve quindi per creare le curve, quindi partendo da curve, questo è, ma potrebbero essere curve o linee che avete già per conto vostro. In questo caso avrò le celle, escono da qui la polilinea che forma ogni cella. Cosa posso fare? Utilizzare Weaverbird. Weaverbird ha questo comando di questo qui, picture frame, quindi cosa fa? Crea una mesh, quindi crea una thickness a partire da delle curve o a partire dalla mesh, da delle facce della mesh. Chiede la distanza, quindi mettiamoli 0.5 e come calcolare la distanza chiaramente. Ok, mi serve più distanza. Ok, vedete? Ok. Nascondiamo la mia superficie di partenza. E una volta fatto questo, quello che faccio è, siccome sono ancora in 2D, quindi ho creato una superficie alla fine, una mesh su una superficie, creo la mia struttura che magari è stampabile, facendo cosa? Utilizzando questo comando, perché adesso ho una mesh. E vedete, c'è un problema sulla superficie, posso fare flip. No, non è flip. Ok, nessun problema, perché vedete me la fa verso il basso.
flip mesh, mesh flip, eccolo lì. Aveva creato una mesh flippata con le facce dall'altra parte, distance 15. Ok. E per esempio adesso ho una struttura esagonale in 3 dimensioni. Quello che posso fare è una bella operazione, quindi posso sempre usare il comando di smooth. Ok, in questo caso particolare abbiamo un bel problema con le suddivisioni. Ma nessun problema. Allora, ok. Invalid mesh, invalid mesh. Ok, questo è solo perché è un invalid mesh, ma non mi interessa tanto questo errore. Comunque volevo farvi apprezzare cosa si può fare. Ok, 2. Posso suddividere la mia mesh. Andiamola dall'alto, ci freghiamo dell'errore in questo momento. Più aumento il valore, più tenderò ad ottenere un, come dire, un cerchio. Adesso il rapporto tra i lati è differente. Ok, tenderò a ottenere una forma circolare all'interno. Se non fosse il risultato che voglio, si può fare questa operazione qui. Si può mettere tra questa e questa operazione una suddivisione, uno split, e modificare entrambi i parametri mettendo chiaramente un 2 nel secondo, quindi con i corner fissati e le facce, e modificare il livello di suddivisione di partenza. Quindi quello che succede è che non arrivo più con una mesh con questa mesh qui, ma con una mesh già suddivisa, e lavorando sul livello di suddivisione in entrata ottengo una più o meno una mesh che si adatta più o meno al livello di suddivisione successivo. Vedete? Come se aumentando questo livello di suddivisione tirassi verso quella che è la mia forma iniziale, la suddivisione successiva, e la guidassi. Allora, cosa si può fare ancora? Non partire da questo tipo qui di input, ma partire da una mesh equal mesh. Quello che faccio è utilizzare la superficie di partenza e creare una mesh. Ok, anzi preferisco questa, così gli do il numero di suddivisioni. Potrei
renderle diverse da una direzione all'altra, è quello che voglio fare. Diamogli dei quadri. Nessun problema, va benissimo. Quello che voglio usare è che se ho una mesh, l'idea principale è che se ho una mesh posso usare gli edges delle facce per creare la mia lattice. E quindi, una volta che ho la mesh, uso sempre Weaverbird, estraggo gli edges, e li do in pasta. Ok, no, ok, Weaver funziona con la mesh, quindi gli do la mesh dritta e vedete che il risultato è alla stregua di prima, con celle quadrate. Cosa posso fare di bello? Se ho una mesh con facce quadrate, posso estrarre il dual graph di questa cosa. Ok, il dual graph di una mesh quadra sono quadrati, il dual mesh di una mesh triangolare sono strutture esagonali. O comunque strutture sì, esagonali, ma comunque poligoni. Non regolari, chiaramente. Una volta che ho questo, utilizzo il comando offset mesh, che prende in pasto anche curve, gli do una distance, scusate, non do questo, ma utilizzo sempre questo, gli do un valore più grande e ok, avete capito come va a finire, quindi basta semplicemente che io sostituisco questo qui e otterrò una struttura di questo tipo. Diminuiamo la distance, ok, e facciamo un bake e questa è la conclusione del video e vi mostro com'è la fine, come può essere una struttura di questo tipo. Questa è chiaramente stampabile in 3D, bisogna controllare la thickness minima che deve corrispondere alla thickness stampabile del processo di stampa che si vuole utilizzare. Con questo concludo il video, vi ringrazio per l'attenzione. Se volete che approfondisca il singolo plugin o che approfondisca ulteriormente la tematica trattata in questo video, fatemelo sapere e al prossimo video.